Il fango gelido della Germania Magna non ha alcun rispetto per i gradi militari. Si insinua tra le piastre della lorica amata, morde le caviglie scoperte dai calzari e appesantisce il mantello di lana rossa, trasformandolo in una zavorra bagnata. Al centro di questo inferno di nebbia e foreste impenetrabili, un uomo resta immobile, dritto come un pilastro di marmo dimenticato tra i barbari. Non è un nobile senatore arrivato da Roma con una tunica candida, né un giovane tribuno alle prime armi che trema al pensiero di un'imboscata cherusca. È un centurione. Nella sua mano destra stringe la vitis, il bastone di legno di vite, nodoso e flessibile, simbolo del suo potere assoluto di punire e di comandare. Per i suoi uomini, quel bastone è più temibile delle spade nemiche. Per l'impero, è il perno su cui ruota il destino del mondo conosciuto. E quel bastone, quel semplice pezzo di legno che non vale nulla nei mercati di Roma, vi seguirà fino alla fine di questo viaggio, perché contiene in sé tutta la risposta alla domanda che tormenta ogni notte le sue veglie. Questa vita di sangue e disciplina lo porterà a una ricchezza inimmaginabile, o lo lascerà morire come un povero diavolo in una terra che non ha nemmeno un nome in latino? Spesso immaginiamo il centurione come un bruto che urla ordini, un martello che batte sull'incudine delle legioni. La realtà, scolpita nelle epigrafi funerarie e nei resoconti di storici come Polibio e Vegezio, ci consegna un'immagine molto più complessa e contraddittoria. Essere un centurione significava appartenere a un'elite di guerrieri professionisti che occupava un limbo sociale ed economico unico nella storia antica. Non erano aristocratici, ma potevano guadagnare fino a 50 volte lo stipendio di un soldato semplice. Erano i padroni dei soldati, ma restavano, agli occhi dei generali di stirpe senatoria, poco più che manovali della guerra. Se avete già visto i nostri episodi sulle legioni o sulle armi romane, conoscete già la struttura della macchina da guerra che questi uomini tenevano in piedi. Qui andiamo più in profondità, dentro la testa, la borsa e la coscienza dell'uomo che la comandava dall'interno. Scaveremo sotto la superficie per scoprire i conti segreti di questi uomini. Quanto oro passava davvero tra le loro mani? Quali erano i costi nascosti di una promozione ottenuta sul campo di battaglia? E soprattutto, come faceva un uomo comune a diventare il cuore pulsante di una macchina bellica che non ammetteva errori? Il viaggio di un centurione iniziava quasi sempre nel polverone di un campo d'addestramento, con il peso di uno scudo di legno raddoppiato per sfinire i muscoli. Vegezio, nel suo Epitoma Rei Militaris, è categorico. Un centurione deve essere scelto non solo per la forza fisica, ma per la sua capacità di incutere rispetto, per la sua abilità nel lancio del pilum e per la padronanza assoluta della spada. Ma la selezione non era solo una questione di muscoli, era una questione di carattere. Mentre un soldato semplice, il Miles, sognava di sopravvivere ai suoi 25 anni di servizio per ottenere un pezzo di terra e una modesta buonuscita, l'aspirante centurione puntava al potere. Entrare in questo corpo scelto significava rompere il soffitto di vetro della società romana. Sebbene molti centurioni fossero promossi dai ranghi inferiori per meriti eccezionali, i cosiddetti ex caliga, coloro che venivano dai sandali del soldato, esisteva anche una via per i giovani della classe equestre che sceglievano la carriera militare come trampolino di lancio. Ma per chi partiva dal basso, la scalata era un calvario di decenni. Bisognava farsi notare dai superiori durante le cariche più disperate. Bisognava essere i primi a scavalcare le mura di una città assediata per reclamare la corona muralis. Ma il coraggio era solo metà dell'opera. L'altra metà era fatta di una spietata gestione del personale e di una contabilità rigorosa. Il centurione non era solo un combattente, era un amministratore delegato di una compagnia di 80 uomini. Doveva assicurarsi che le razioni di grano fossero distribuite correttamente, che le armi fossero affilate e che i turni di guardia fossero rispettati senza eccezioni. La sua autorità era sancita dalla legge, ma la sua sopravvivenza dipendeva dalla sua capacità di bilanciare la crudeltà necessaria con un senso di giustizia che impedisse l'ammutinamento. Tacito, negli annali,
ci racconta di un centurione soprannominato Cedo Alteram. Portamene un altro, perché aveva l'abitudine di spezzare i suoi bastoni di vite sulla schiena dei legionari, chiedendo immediatamente un altro bastone per continuare la punizione. Quel centurione finì massacrato dai suoi stessi uomini durante una rivolta. Era il rischio costante di chi confondeva la vitis con una licenza alla crudeltà. Il bastone che dava potere poteva diventare il motivo della propria morte. Ma cosa spingeva un uomo a cercare questa responsabilità schiacciante? La risposta è incisa nel metallo dei sesterzi. Se un legionario del primerino secolo d.C. percepiva circa 900 sesterzi l'anno, un centurione di base ne guadagnava 15.000, una cifra che saltava a 30.000 o addirittura a 60.000 per i gradi più alti, come quelli della prima coorte. E in cima alla piramide sedeva il primus pilus, il centurione anziano della legione, un uomo che poteva arrivare a guadagnare 600.000 sesterzi all'anno. Per dare un'idea della proporzione, con una simile cifra si poteva entrare di diritto nell'ordine equestre, la seconda classe più alta di tutta Roma. Era la promessa di una ricchezza che avrebbe cambiato per sempre il destino della propria famiglia, permettendo ai figli di studiare con i migliori retori e di ambire a cariche politiche un tempo proibite. Tuttavia, questa ricchezza non cadeva dal cielo. Era un capitale costruito sul sangue e su una rete di entrate extra spesso al limite della legalità. I centurioni ricevevano una parte maggiore del bottino di guerra e delle gratifiche imperiali, i donativa, versati dagli imperatori per assicurarsi la fedeltà delle truppe. Ma c'era una fonte di reddito molto più oscura e quotidiana: le esenzioni. Se un soldato voleva evitare un turno di guardia sotto la pioggia, se voleva un permesso per visitare una donna nel villaggio vicino al forte, o se voleva semplicemente essere esentato dai lavori più pesanti di scavo, doveva pagare il suo centurione. Questa pratica, sebbene tecnicamente illegale, era così radicata che divenne un sistema fiscale parallelo. Il centurione era, a tutti gli effetti, un esattore di tangenti autorizzato dalla consuetudine. Ma la ricchezza non significava comodità. La vita di un centurione era segnata da una solitudine professionale unica. Non poteva essere amico dei suoi soldati, perché un giorno avrebbe dovuto mandarli a morire per coprire una ritirata. E non era un pari dei suoi ufficiali superiori, che spesso lo guardavano con il disprezzo che i nobili riservano a chi si è sporcato le mani per salire la scala sociale. La sua casa era una stanza nel Principia del Castrum, o un alloggio modesto alla fine della fila delle baracche dei soldati. Mentre il legato cenava con ostriche e vino pregiato fatto arrivare dall'Italia, il centurione mangiava la stessa zuppa di cereali e pancetta dei suoi uomini, forse solo con un pezzo di carne migliore o un vino meno acido. E poi c'erano le cicatrici. Un centurione non comandava dalle retrovie. La sua posizione era all'estrema destra della sua centuria, il posto più esposto e pericoloso. Era lui a dover dare l'esempio quando il muro di scudi vacillava sotto la pressione delle asce nemiche. Polibio scrive che i centurioni dovevano essere uomini che restano fermi quando vengono pressati e che sono pronti a morire sul posto piuttosto che abbandonare il proprio posto. Questo non era un ideale romantico, era una descrizione del loro profilo professionale. La loro aspettativa di vita era drasticamente più bassa di quella di qualsiasi altro cittadino romano. Ogni moneta d'oro accumulata era letteralmente strappata alla morte in decine di scontri corpo a corpo. Molti non arrivavano mai alla pensione. I cimiteri militari lungo il Reno e il Danubio sono pieni di lapidi di centurioni morti a 40 o 50 anni, con iscrizioni che vantano carriere lunghe e spostamenti in ogni angolo dell'impero, dalla Britannia alla Siria. Erano i viaggiatori più instancabili del mondo antico, spostati come pedine da una legione all'altra, ovunque ci fosse bisogno di disciplina e di polso fermo. Questo significava non avere mai una vera casa, vedere i propri figli crescere in accampamenti di frontiera o non vederli affatto per anni. Eppure, per chi riusciva a sopravvivere, il premio era il trionfo sociale. Un centurione in congedo tornava nella sua città natale non come un semplice veterano, ma come un notabile. Poteva permettersi di finanziare la costruzione di un acquedotto, di un tempio o di un anfiteatro,
incidendo il proprio nome nel marmo, perché i posteri sapessero che il figlio di un contadino era diventato un pilastro dell'eternità di Roma. Ma il prezzo pagato per quella gloria era un debito che molti non riuscivano a saldare con la propria coscienza, e la vera domanda non era ancora stata risposta. Cosa succedeva a questi uomini quando le legioni non avevano più bisogno di loro? Il suono metallico del cornu lacera l'aria livida dell'alba, ma per il centurione la giornata è iniziata ore prima. Mentre il campo ancora dormiva nel silenzio spettrale delle foreste pannoniche, lui era già sveglio, a controllare che la tessera, la tavoletta di legno con la parola d'ordine, fosse passata correttamente tra le mani delle sentinelle. Non è solo una questione di disciplina, è una questione di sopravvivenza economica. Un errore nella guardia non significa solo una punizione corporale per il soldato, ma una macchia sul registro del centurione, un rischio per quel capitale di prestigio e sesterzi accumulato in 20 anni di fango e ferro. Se la prima parte della sua vita è stata una scalata verso il potere, la seconda è una lotta disperata per mantenerlo. La ricchezza di un centurione non è solo nei forzieri della legione, ma è visibile sul suo stesso corpo. La sua armatura non è quella standard di un legionario. La sua lorica amata è spesso arricchita da decorazioni in bronzo, e sopra di essa indossa il vero tesoro, le falerae. Questi dischi d'argento o d'oro sbalzato, che tintinnano a ogni passo sul suo petto, sono molto più che semplici medaglie. Sono il suo curriculum vitae forgiato nel metallo. Ogni disco rappresenta una battaglia, una carica, un atto di eroismo che il Senato o l'imperatore hanno riconosciuto. Quando un centurione cammina tra le file dei suoi uomini, il suono di quei metalli preziosi è un monito costante. Lui è sopravvissuto dove altri sono caduti, e la sua ricchezza è il prezzo del suo sangue. Ma c'è un costo invisibile in questa ostentazione. Come suggerisce Plinio il Vecchio, quanto fosse oneroso mantenere lo status di centurione lo si capisce, guardando ai costi che gravavano sul suo patrimonio. Armi, finimenti del cavallo se apparteneva a un grado superiore, e persino le uniformi di parata erano a suo carico. Un centurione doveva apparire impeccabile, un semidio della guerra agli occhi dei contadini della Gallia o dei mercanti della Siria. Questa necessità di apparire per comandare creava un paradosso. L'uomo che guadagnava 50 volte più di un soldato semplice poteva ritrovarsi paradossalmente indebitato per mantenere il decoro richiesto dal suo rango. La sua era una ricchezza precaria, legata a doppio filo alla benevolenza dei suoi superiori e alla stabilità del confine. La vera maestria del centurione, tuttavia, non risiedeva nella gestione del denaro, ma nella sua funzione di cervello tattico sul campo. Gli storici moderni, analizzando i resoconti di Cesare nel De Bello Gallico, hanno notato come i centurioni fossero gli unici autorizzati a prendere decisioni autonome durante il caos della battaglia. Mentre il legato osservava lo scontro da una collina, il centurione era nel cuore della mischia. Era lui a decidere se serrare i ranghi o se aprire un varco per permettere il passaggio dei rinforzi. Questa capacità decisionale era il segreto della macchina bellica romana. Non era la strategia dei generali a vincere le guerre, ma la capacità di 80 uomini di agire come un solo organismo sotto il bastone di vite del loro centurione. Eppure, dietro questa efficienza micidiale, si nascondeva un'umanità logorata. Le tavolette di Vindolanda, piccoli frammenti di legno scritti a mano ritrovati vicino al Vallo di Adriano in Northumberland, ci offrono uno squarcio commovente sulla loro vita privata. Vi leggiamo di centurioni che chiedono più birra per i propri uomini, che ricevono pacchi di calzini e biancheria dalle madri o dalle mogli, o che invitano i colleghi a cena per festeggiare il compleanno di una sposa. In questi frammenti, il guerriero d'acciaio svanisce, lasciando il posto a un uomo che soffre il freddo, che sente la mancanza di casa e che cerca di ricreare un briciolo di civiltà romana in terre desolate. Qui la ricchezza non è più il sesterzio, ma una lettera che arriva da Roma dopo 6 mesi di viaggio. Il momento della verità arrivava dopo 25 anni di servizio, con la onesta missio, il congedo onorevole. Per chi sopravviveva,
e secondo alcune analisi delle iscrizioni funerarie militari lungo il Reno e il Danubio, la percentuale di centurioni che raggiungeva questo traguardo era tutt'altro che maggioritaria. Si apriva la porta della vera trasformazione sociale. Il premio di congedo per un centurione di alto rango poteva essere una somma astronomica, o più spesso l'assegnazione di terre fertili nelle nuove colonie. Ma il ritorno alla vita civile era spesso un trauma. Un uomo che aveva passato metà della sua esistenza a decidere della vita e della morte, che aveva dormito con il gladio sotto il cuscino, come poteva adattarsi alla monotonia di una città di provincia? Molti diventavano magistrati locali, duoviri delle loro città, usando i risparmi per costruire templi o mercati, cercando di comprare con l'oro quel rispetto che un tempo ottenevano con la paura. Altri, incapaci di abbandonare l'odore del cuoio e del sangue, rimanevano nell'esercito come evocati, veterani richiamati che godevano di privilegi immensi, servendo come consiglieri per i giovani ufficiali nobili che non sapevano distinguere un pilum da una lancia da caccia. La vita segreta di un centurione era dunque un equilibrio instabile tra una gloria quasi imperiale e una miseria interiore che nessuna moneta riusciva a colmare. Erano i garanti della pace romana, ma non conobbero mai la pace. Erano ricchi per gli standard del tempo, ma il loro tesoro era spesso macchiato dal risentimento dei soldati che avevano vessato e dall'indifferenza dei nobili che avevano servito. Guardando oggi le rovine dei forti lungo il Limes, dobbiamo immaginare queste figure non come statue di marmo, ma come uomini fatti di carne, ambizione e cicatrici. Il centurione non era solo un soldato, era il ponte tra la civiltà urbana di Roma e la barbarie delle foreste esterne. Senza di lui le legioni sarebbero state solo una folla armata. Senza la sua brama di ricchezza e di riconoscimento, i confini dell'impero non si sarebbero mai spinti così lontano. Alla fine, la risposta al dilemma tra ricchezza e miseria si trova in quel bastone di vite che stringeva nella mano destra fin dal primo giorno in Germania Magna. Non era d'oro, non era d'argento, era legno. Legno che si spezza, che si logora, che va sostituito, esattamente come i soldati che puniva, esattamente come lui stesso. Il potere del centurione era reale quanto quella vite, e fragile quanto essa. Le lapidi lungo il Reno non parlano di ricchi e di poveri, parlano di uomini morti in servizio, lontani migliaia di chilometri dal luogo in cui erano nati. La loro vera ricchezza fu l'impero stesso, un'eredità costruita bastone dopo bastone, su ogni schiena che aveva osato cedere. Se fossi stato un legionario, avresti guardato al tuo centurione con odio per quel bastone o con ammirazione per la sua borsa d'oro? Scrivilo nei commenti. E se c'è un personaggio della Roma antica di cui vuoi che Italia Nascosta sveli la vita segreta nel prossimo episodio, dimmelo qui sotto. La storia aspetta.